Ciao a tutti ragazzi, niente, oggi un altro discorso scabroso, scabroso nel senso per me, perché anche questa è una tastiera che ho avuto per 3 volte, venduta, comprata, sempre usata, perché è economica e tutto. Questo è il pacco che ha fatto mia moglie che sta adesso riprendendo, vediamo se riesco a spacchettarla. Novation Ultranova e niente, la conoscete tutti. Adesso faccio un po' di musica con questa e poi dopo ne parliamo un po' insieme. Ciao ciao. Novation Ultranova, le caratteristiche in breve sono ottime sulla carta perché sono 3 oscillatori, virtual analog, wavetable, c'è dentro un po' di tutto, 14 tipi di filtri, 3 LFO, tutti i controlli possibili e immaginabili, abbastanza semplici da usare, alcuni anche un po' particolari. Diciamo per esempio, a proposito di questi controlli, questo è un lead, ecco, tastiera 3 ottave, aftertouch e velocity.
Questi sono interessanti perché se io utilizzo touch, che è questa funzione, insomma, sono interessanti, simpatici, creativi. Ho per esempio ricevuto, grazie a Daniele Manfredi, che è un amico, mi ha mandato dei suoni che hanno fatto loro della sintonia o sintonia. L'esempio è questo suono Blade Runner. Molto bello, piuttosto che questo che a me piace particolarmente. I lead per esempio sono molto interessanti, anche questi strings che uso spesso. Filtro per esempio. Insomma, chiaramente non è comodissimo lavorare su questo menu. Ci si fa l'abitudine dopo perché è un menu di editing dove si utilizzano questi tasti per entrare tra oscillatori, mixer, filtri, voci, inviluppo, LFO e modulation. Per ognuno di questi poi si utilizza questi due tasti di selezione per esempio nel caso degli oscillatori, che in questo caso sono due, quelli attivi, scegliere su quale si sta lavorando. Per quanto riguarda il mixer e i filtri, ci sono le pagine che riguardano tutti i parametri. Ecco, quella cosa lì bisogna farci un po' l'abitudine. Io non sono un falco, però l'ho usata un po', ci ho lavorato per cercare di trovare quello che mi serviva in una situazione abbastanza espressiva, infatti uso il vocoder, che è molto bello. E chiaramente poi avete tutti i parametri di ingresso di questo microfono. Poi è molto comodo anche il fatto che ci sia già l'ingresso microfonico, perché comunque è importantissimo. Poi potete provare con un microfono che vi piace di più o cose del genere. Avete a disposizione qui subito l'ingresso audio e tutto il resto. Ci si può fare veramente qualunque cosa. Vi faccio sentire un po' di altri suoni andando per categorie, quindi arpeggiatori. Chiaramente se si entra nei settaggi dell'arpeggiatore si può scegliere tra vari pattern, lavorare sui parametri classici che si trovano sugli arpeggiatori e in tempo reale cambia tutto, velocità chiaramente. Diciamo che questi menu sono pensati per mettere a disposizione, diciamo, per ogni pagina quello che più o meno serve e effettivamente funziona. Poi se si entra nel dettaglio c'è da dire che sicuramente non è una tastiera dove avete tutti i controlli pronti via. Questo è un discorso che per una tastiera di questa fascia di prezzo va benissimo, nel senso che uno si fa i suoni, ha comunque a disposizione un po' di controlli per lavorarci, ma
Insomma, poi ho fatto un brano dove ho messo un po' di cose, un brano un po' anni 80 così, dove ho messo un po' di cose, suonato senza sincare, si sente che però mi piace farli così, insomma, sull'arpeggiatore, andare dietro, viene fuori un po' quella come si facevano, insomma, quando non era tutto sincato. Questo mio approccio un po' così, un po' retro ai sintetizzatori, per certi versi magari può essere interessante perché mi viene spontaneo sempre cercare un certo tipo di pancia, di ciccia dentro i suoni e quindi poi quando non la trovo faccio fatica. Qui questa comprata nuova ha un certo tipo di attitudine e si finisce per pensare immediatamente che sia quella cosa lì, perché dentro il suono che si trova dentro appena comprata è un po' quella roba lì, un po' fine, è proprio l'idea che però secondo me, se posso permettermi, inizialmente può così fuorviare, perché in realtà se utilizzata con criterio ci si possono tirare fuori delle cose interessanti. Quindi, conviene, non conviene, valida, non è valida. Allora, non esiste nient'altro in commercio che abbia queste caratteristiche, tutte queste caratteristiche in un all-in-one come questo. Quindi aftertouch, tastiera a 3 ottave, velocity, il vocoder, 3 oscillatori, tutta una serie di cose che in qualsiasi direzione si vada qualcosa manca. Da una parte c'è la mini tastiera, dall'altra parte non c'è l'aftertouch, dall'altra parte alcune costano anche di più. Questo è un aspetto, diciamo, così di quantità. Poi sulla qualità si può discutere. Ora voi avete sentito un lavoro fatto in studio dove la resa è, diciamo, ottimale. In una situazione di registrazione, come mi è capitato di fare, l'ho utilizzata per fare un disco, diciamo, il vocoder mi è piaciuto tantissimo in registrazione ed è rimasto perché aveva una potenza. Quello era un disco dove suonavamo live e quindi alcune cose le ho tenute comunque perché avevano quell'impronta. Quelle che ho potuto rifare le ho rifatte perché effettivamente la pasta non raggiungeva il livello di tastiere che chiaramente però costano anche il doppio, anzi 4-5 volte di più. Quindi è una tastiera iper economica che fa tantissime cose. Tutte queste cose, il vocoder con l'ingresso microfonico, il microfono carino, funziona bene, tutto pronti via, gli comprate la borsettina, ve la portate in giro, pesa 2,5 kg, quindi assolutamente da quel punto di vista una macchina che fa tutto in pochissimo spazio, la tastiera è bella, tutto il resto. Se avete bisogno di una cosa da portarvi dietro, comoda e veloce, questa è una macchina da comprare assolutamente perché qualità-prezzo è incredibile. Poi se cercate un sound, allora è un altro discorso, nel senso che questa fa un po' di tutto, su certe cose vi può soddisfare, io quando la suono nella mia band perché è comoda per portarla in giro e perché mi serve il vocoder, mi servono tutte queste cose, quindi fatevi i vostri conti in questo senso, vi servono tutte queste cose, se non vi servono non è magari perfetta per voi, però se vi serve una di queste cose che le altre non hanno, sì. Poi a questo prezzo chiaramente, perché altrimenti l'unica alternativa con tutte queste caratteristiche è il V-Synth della Roland, ma quella suona, però costa anche 5-6 volte di più. Quindi dipende dalle esigenze, ecco. In generale sulla carta e anche dopo la mia esperienza qualità-prezzo assolutamente incredibile, nel senso che io se ci fosse stata una cosa del genere quando ero ragazzo sarei impazzito perché me la sarei potuta permettere e avrei potuto anche avere più o meno tutto. Poi è chiaro, che ne so, mi ritrovo sempre a usare gli stessi suoni che ho fatto o che ho trovato in giro online perché suonano bene. Quando mi metto lì io raggiungo delle cose, mi metto con altre tastiere e in 5 minuti ci ho avuto un'idea, lì faccio un po' più fatica, però vabbè, questo insomma è un discorso un po' più filosofico e anche così complesso, diciamo che a livello pratico è un'ottima soluzione. Io vi ringrazio, vi saluto come sempre, siamo sempre di più, stiamo diventando un numero. Vi ringrazio tanto e iscrivetevi, commentate soprattutto, che io rispondo sempre perché è una cosa che mi piace fare. E niente, se avete qualche idea, qualche proposta da farmi, qualsiasi cosa, non fatevi problemi, io sono qui per chiacchierare di queste cose. Un abbraccio, un saluto, ciao a tutti.